Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli tra mercato, il rinnovo di Anghissà, c'è stato il colloquio col procuratore a Castel di Sangro, andiamo a vedere cosa è successo, novità sul futuro di Neres e Noah Lang, cosa manca per chiudere l'operazione Lukaku, Fenerbahce e ovviamente ci soffermiamo sul match di ieri 1-1 col Celta Vigo, tra le polemiche sul gol preso e l'infortunio di Marianucci che diciamo desta un tantino di preoccupazione perché siamo già pochi sulla linea di difesa. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e un bel like a questo video che fa piacere al sottoscritto e magari l'algoritmo si diverte insieme a noi. Detto questo, partiamo dalla situazione Anghissà, cosa manca per Lukaku e le ultime di mercato per poi soffermarci sulla partita di ieri perché di spunti diciamo positivi dal punto di vista del campo per quanto mi riguarda ce ne sono anche usciti dalla partita di ieri contro il Celta Vigo. Detto ciò, la storia tra Anghissà e il Napoli sembrava destinata a finire con la cessione del camerunense. Il nazionale ovviamente in scadenza di contratto con il sodalizio Campania, il calciatore stava valutando diverse offerte, situazione che è cambiata. Aveva fatto rumore la presenza di Maxime Nanà venerdì allo stadio Patini durante il ritiro. Le parti non hanno messo sul tavolo un rinnovo per Anghissà e in tutta onestà ancora oggi immaginare un rinnovo facile per il centrocampista è complicatissimo perché le trattative erano già state portate avanti prima dell'estate e non hanno condotto a nulla di buono e nulla di nuovo. C'è la voglia di andare avanti ancora insieme quest'anno? Sì, con il plaset e i sorrisi di Max Allegri è immediatamente capito quanto Zambo possa dare a questa squadra senza mettere in dubbio nessuno. Restare insieme e poi chissà capire cosa accadrà durante l'anno. Quindi non si è arrivati a una fumata bianca, siamo ancora in trattativa e speriamo di non fare la cappellata di rischiare di perdere poi Anghissà e fargli venire mal di pancia di mercato. In quel di gennaio posso partire, mi posso accordare a stagione in corso poi la gamba non si mette più perché devi restare integro per l'eventuale squadra che ti ha contattato e quant'altro, situazioni che assolutamente noi non possiamo percorrere ma nessuna squadra di calcio dovrebbe ovviamente percorrere. Novità per quanto riguarda il futuro di Lang e Neres con l'eventualità saluti a costo zero che è da mettere in conto anche per il club azzurro ovviamente. Parliamo di Anghissà. Dopo il weekend potrà sbloccarsi l'operazione Lang in uscita. Anche il Napoli, come sottolinea il mattino, si aspetta un'offerta concreta dall'Olanda. Occhio a David Neres. Se il Galatasaray non dovesse riuscire a centrare i primi obiettivi che ha, il brasiliano è un'alternativa. Ricordiamolo, senza almeno 2 cessioni sarà difficile pensare a tutto il resto. Serve qualcosa in difesa e serve, per quanto mi riguarda, farlo subito, anche perché abbiamo letto le ultime su Neres e Noah Lang. Per Lukaku e la situazione col Fenerbahce manca l'accordo con il Napoli, ci si è accordati con il calciatore per quanto riguarda durata del contratto e lo stipendio. L'offerta del Fenerbahce è ferma a 5-6 milioni, il Napoli ne chiederebbe 12 per chiudere ovviamente l'operazione e versare quello che deve versare al Chelsea e tenersi ovviamente il resto, ma ci annunciano un'operazione che non sarà poi così rapida nelle prossime ore o nei prossimi giorni, così come diciamo è stata rapido tra virgolette l'accordo tra Lukaku e il Fenerbahce, anche se si lavorava sotto traccia già da un bel po'. Ecco, i giorni di permesso richiesti, il riposo, non vengo a Castel di Sangro, caro Napoli, chiudiamola quanto prima perché diciamo basta un non nulla per ritrovarsi un calciatore di traverso, così come dal punto di vista caratteriale stiamo comunque evidenziando alcuni problemi per quanto riguarda Lukaku. Con questo non sto dicendo Lukaku non è buono, non è mai stato buono e quant'altro, però i fatti raccontano appunto ciò che abbiamo letto ed analizzato. Detto questo, la partita e gli infortuni tra acciaccati non c'è solo Marianucci, tanto è vero che sono usciti abbastanza diciamo malconci anche McTominay e Politano che portava problemi alla schiena. Però andiamo a leggere ovviamente la notizia di Marianucci che ha una contusione, una distorsione al ginocchio e quant'altro. Abbiamo letto il comunicato ufficiale, non c'è niente di preoccupante per quanto riguarda diciamo questa di diagnosi, basta il riposo, una decina di giorni e quant'altro. Però sono situazioni che diciamo andando poi
a fare gli esami specifici, ad avere qualcosina in più dal punto di vista del raffronto medico, tanto possono essere 10 giorni e tanto ci può essere l'interessamento, qualcosa, legamenti, eccetera, eccetera, e ti ritrovi il difensore fuori 1, 2 mesi, 3 mesi, 20 giorni, 4 settimane che siano, e lì dietro siamo veramente pochi, visto che Beckham è ancora fuori, Buongiorno dovrebbe ritornare a correre almeno a quanto ci hanno fatto sapere quest'oggi, inizio novembre, metà novembre, ma vedremo come si svolgerà comunque l'iter riabilitativo di Alessandro Buongiorno. Siamo contati dal punto di vista della linea di difesa nell'iniziare il campionato. Ovviamente mi rifaccio alle perplessità di Del Genio, che possono essere anche le mie. Non vedo perché il Napoli non chiude assolutamente e domani Favasuli, anche perché avresti comunque possibilità sull'esterno, lo puoi schierare tranquillamente, è un under e quindi non ti occupa posto in lista, potresti addirittura tra virgolette tranquillizzarti con uno Spinazzola Mazzocchi a sinistra, con Di Lorenzo e Favasule appunto che entra, con Olivera spostato da centrale. Dal punto di vista numerico avresti un centrale in più nel caso Marianucci si allungano i tempi di recupero e non è così semplice, diciamo, la botta presa ieri e l'infortunio avuto. Beckham non ce l'hai, Buongiorno infortunato, dal punto di vista numerico almeno avresti chi poter schierare nel caso qualcuno prende un raffreddore, qualcuno diciamo si fa male, una botta in allenamento, eccetera eccetera, da mettere sempre in conto. Perciò vorrei che il Napoli chiuda quantomeno un colpo in difesa per quanto riguarda l'aspetto numerico della situazione, che poi stiamo andando su Badiashile, profilo dal punto di vista medico tutto da rivedere anche lì. Però serve assolutamente fare qualcosa, ma non per il match di ieri che ci ha dato indicazioni dal punto di vista della difesa. Dobbiamo fare qualcosa perché serve qualcuno nella maniera più assoluta in campo per sostituire chi ieri ha giocato male. No, dal punto di vista numerico non ci sei e quindi devi un attimo fare un bel puzzle per far entrare qualcosina in difesa. Sappiamo che le liste sono ancora piene, ancora dobbiamo sbloccarci, ma vedremo nei prossimi giorni. Potrebbe essere una settimana tra virgolette da fuochi d'artificio per quanto riguarda il Napoli, piazzando le uscite e facendo entrare qualcosina. Il match di ieri, partiamo ovviamente dal gol tanto chiacchierato. La colpa è di Meret, la colpa è di De Bruyne, la colpa è di quello che comunque doveva stoppare meglio il pallone. Meret c'entra poco, 50 e 50, 60 e 40. Io faccio solo alcune considerazioni. Anche l'anno scorso, gestione Conte, ma anche nell'anno dello scudetto, il primo anno di Conte, ci sono stati passaggi a Lobotka in questo caso molto simili a quello di ieri. Poi vuoi Lobotka più reattivo, vuoi Lobotka ha trovato una pezza diciamo messa meglio rispetto a come si è svolta l'azione ieri e non abbiamo preso gol in alcune situazioni, in altre però l'abbiamo comunque presi i gol con la stessa dinamica del passaggio di ieri. Mi chiedo perché non spazzare quel pallone. Se abbiamo visto che porta a situazioni pericolose anche in campionato l'anno scorso e 2 anni fa, per chi si ricorda le partite e le situazioni diciamo nelle quali hanno coinvolto sia Meret sia il playmaker, lo facciamo e lo facevamo quasi sempre. È una situazione da leggere diversamente. Il portiere ha la visuale diciamo migliore di quella del play che è girato di spalle e magari la pressione avversaria la legge diversamente o non la vede. Il portiere diciamo che vede tutti i movimenti di fronte. Dovevi spazzare quel pallone, non è che io do la colpa tutta quanta a uno e a quell'altro niente. L'altro poteva stoppare e gestire un pallone diversamente, siamo tutti d'accordo, ma diciamo che la cappellata principale parte
da chi fa il passaggio che non doveva fare, anche perché credo che, almeno lette dalle indiscrezioni, può darsi che non sia successo niente, ma De Bruyne in quel momento gli aveva fatto cenno di attendere un attimo e tenere palla qualche secondo per poter sviare quella pressione, e poi è arrivato il passaggio. Poi può darsi che non c'è stata nessuna indicazione tra Meret e De Bruyne, e quel pallone non deve finire al play, perché il play non se lo aspetta se ha letto una pressione dietro le sue spalle. Poi diciamo che è un amichevole, ma in partite ufficiali e magari una partita decisiva come poteva essere un passaggio del turno Champions o l'ultima del raggruppamento per fare punti ed entrare poi diciamo al turno successivo, sarebbe costata tanti soldi quella cappellata, quindi bisogna assolutamente intervenire per quanto mi riguarda su quella situazione che non è accaduta solo ieri, quindi non è un errore che non abbiamo mai visto, l'abbiamo già visto in passato, dove alcune volte ci è andata bene, altre volte abbiamo preso comunque imbarcata e gol di conseguenza. Detto questo, il primo tempo, la prima mezz'ora fatta bene, è il Napoli che comunque molto probabilmente scenderà in campo nelle prime giornate di campionato, la formazione che abbiamo visto ieri dall'inizio. A me è piaciuta, la catena di destra funziona con Di Lorenzo e Politano, a sinistra Olivera deve rivedere solo un tantino le tempistiche insieme ad Allison Santos, anche se comunque diciamo che l'uruguaiano dal punto di vista della corsa, la dinamicità e lo stare comunque vicino in appoggio all'esterno d'attacco, c'è stato poi da rivedere sicuramente l'affinità tra i due, anche se non mi è dispiaciuta comunque la partita del primo tempo. Nel secondo tempo ci sono delle cose assolutamente da annotare, anche se leggiamo dappertutto, anche su portali Celta, nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, il Napoli è calato, eccetera eccetera eccetera. Allora, in primis noi abbiamo giocato con un avversario diciamo molto superiore a un Osasuna di turno, perché il Celta è arrivato sesto, se non vado errato, nell'ultimo campionato. Punto secondo, nel secondo tempo ci sono stati comunque tanti cambi, cala sicuramente l'attenzione e l'affinità tra gli stessi calciatori del Napoli, che non è uguale alla formazione schierata ovviamente nella prima frazione di gioco. La cosa che però bisogna migliorare è che anche chi subentra dovrebbe comunque fare il suo senza se e senza ma. Noah Lang mette due palle molto ma molto belle in aria, non trasformate ovviamente in gol, una molto molto nitida per quanto riguarda i colpi di testa che comunque Lucca non è riuscito ad indirizzare verso la porta. Lo stesso Spinazzola mette in condizioni sia l'attaccante, ma è stato messo anche Gilmour in condizioni di andare comunque in gol partendo sempre dalla sinistra. Partita che poteva finire anche tanto a poco se il Napoli avesse realizzato poi occasioni che erano, non voglio dire semplici, ma alla portata di buttarla dentro. Ci ritroviamo comunque con un pareggio che sicuramente è un amichevole, ma a quanto abbiamo letto anche dalle parole del capitano Di Lorenzo è una partita che fa sicuramente morale, vista la caratura dell'avversario, vista la preparazione dell'avversario che è più avanti, perché la Liga inizia una settimana prima e quindi inevitabilmente la benzina nelle gambe è diversa, perché una settimana fa tutta la differenza del mondo in una preparazione e lo sappiamo benissimo. E quindi ottimo uscirne così dal punto di vista sia mentale che il campo, che a me comunque continua a dare indicazioni, al di là di una rosa che va ancora puntellata, va rivista da qualche parte, dà comunque indicazioni confortanti per quanto riguarda il campionato. E questo Napoli che comunque si riversa in avanti in pressione sulla squadra avversaria, cercando comunque di fare la partita senza rintanare subito o gestire l'avversario dal primo minuto, così come l'abbiamo visto nella scorsa stagione. Mi auguro ovviamente che la vedete un tantino come me la partita, e se ovviamente avete qualcosa da condividere nella sezione commenti qui sotto. Ci sentiamo come sempre lì e ci confrontiamo da quando ho aperto il canale, che c'è un confronto sano e molto costruttivo nella sezione commenti. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao.